Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Extreme Metal News. Abbiamo finalmente un giorno ufficiale per l'uscita delle news. Questo giorno sarà lunedì, quindi ogni lunedì troverete degli aggiornamenti sul mondo del metal estremo. A maggior ragione quindi vi consiglio di iscrivervi al canale qualora non voleste perdere nessun aggiornamento sul mondo del metal estremo e su quello che riguarda la nostra musica. Inoltre vi consiglio di guardare il video fino alla fine, poiché alla fine, come sempre, ci sarà la notizia bomba della settimana. Detto questo, cominciamo con il video. Gli Insomnium pubblicano il loro nono album, anno 1696, accompagnato dal videoclip ufficiale del singolo God Forsaken. Questo brano presenta un featuring molto interessante con la cantante Johanna Kurkela, cantante finlandese molto famosa in patria, ma non è l'unico featuring dell'album. Nella seconda traccia dell'album, White Christ, è infatti presente una collaborazione con Salik Tolis, cantante e chitarrista dei Rotting Christ, quindi niente male davvero. Avevo intenzione di dedicare un video intero su quest'album, poiché mi ha colpito particolarmente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete interessati alla cosa. Ci siamo, gli Intoxicated, band tedesca a cavallo tra thrash, heavy e speed metal, hanno annunciato il nuovo album Sadistic Nightmares, in uscita il 5 maggio. Sono passati 10 anni da Rock and Roll El Petrol, il fullente debutto della band, quindi ci aspettiamo un ritorno con i fiocchi. E tra l'altro a breve aspettatevi un assaggio del nuovo disco. I Cursebinder, band black metal direttamente alla Polonia, annunciano il primo full length in carriera, Drifting, in uscita per il 7 aprile. Si tratta di un black metal molto polacco nello spirito, e questo vuol dire che questa scena spesso bistrattata sta un po' ritornando sotto l'auge dei riflettori, e questo non può che rendermi felice. È uscito il 3 marzo, quindi proprio questo venerdì, il nuovo album degli Enslaved, Heimdall. Conoscerete tutti gli Enslaved, band black metal norvegese attiva dal 1991, con una predilizione per il sound progressive black metal, ma che non ha paura di inserire tante altre influenze all'interno del proprio sound. Ho ascoltato solo 3 brani dell'album degli Enslaved, Congelia, Behind the Mirror e il lyric video Eternal Sea, che mi sono piaciuti tantissimo, e tra l'altro ho letto un sacco di recensioni entusiaste che già lo davano come disco dell'anno. Fatemi sapere se anche di quest'album vorreste un video a parte, poiché adoro gli Enslaved e mi piacerebbe tantissimo dedicarci un video intero. Cradle of Filth rilasciano il singolo She Is a Fire e con questo annunciano il loro primo live album chiamato The Trouble and Their Double. Quest'album includerà 2 nuove tracce storiche della band e le tracce preferite dai fan, e vedrà la luce il 28 di aprile presso la Napalm Records. Io faccio parte di quella minoranza che ancora ascolta con piacere Cradle of Filth, quindi non vedo l'ora che quest'album esca e non vedo l'ora di ascoltarlo. I Ruad, band black metal scozzese a cavallo tra atmospheric black metal e folk, annunciano il quarto full length, 1296, in uscita il 7 aprile presso la Northern Silence Records. La band esordì nel 2019 con l'album Sovereign, un album veramente strepitoso che gettava le basi per un futuro ancora più roseo. Vi consiglio caldamente di ascoltarli, sono molto particolari ma sono sicura che non ne rimarrete delusi. Il nuovo album tra l'altro è anticipato dal singolo Sack of Berwick, accompagnato dal videoclip ufficiale. La band Die House ha rilasciato Cosm, un'altra demo autoprodotta per il duo proveniente da Alessandria. Si tratta di un black metal molto raw, molto grezzo, ma con un sapore realmente autentico e dedito a delle sperimentazioni più nella produzione e nelle tematiche che nella musica, che poi si traduce in un black metal molto gelido, veloce e cattivo. La demo consta di 2 brani per un totale di 14 minuti di musica circa. Yom Selvareg, una band black metal attiva dal 2005, quindi storica nella scena italiana, proveniente da Como, ha rilasciato il nuovo album XXI secolo, stampato dalla Cold Cave Production in collaborazione con la Hyperboy on Fire. Un altro disco stupendo per una band meravigliosa, che dedita un black metal molto veloce e grezzo, ma di totale impatto, assolutamente da supportare.
Il progetto Beyond Melancholy arriva con un altro lavoro in questo 2023. Dopo l'ottimo album Rejected by Life, infatti, ci regala un EP dal titolo The Loneliness That Will Never Leave Me, parte 1, quindi probabilmente ci si potrà aspettare una parte 2 già a partire da quest'anno, considerando la mole di lavori che ci regala la band. Oltre a questo EP, infatti, ci regala uno split chiamato Away From Me, con una band americana, in questo caso, chiamata Drawing Deeper. Ovviamente anche di questo split, così come dell'EP, ci sarà il link in descrizione. La one man band What the Fuck ha rilasciato il singolo Supernova, che anticipa l'album My Nightmares, in uscita il 15 marzo per la Supernova Records. Si tratta di un progetto a cavallo tra alternative metal e hardcore punk veramente molto interessante. Il ragazzo dietro al progetto, Davide Giorgi, mi ha inoltre richiesto una recensione per Heavy Metal Maniac, che farò più che volentieri, quindi rimanete sintonizzati. I Naglfar, storica band black metal svedese, saranno in Italia per un'unica e imperdibile data, il 10 aprile allo Slaughter Club di Milano. La cosa che più mi rende felice è che questo evento è realizzato da We Fucking Rock, un gruppo fantastico che riesce sempre a far emergere l'underground più profondo e valido. Sul palco saranno presenti, oltre ai grandissimi Naglfar, i Grand Harvest, a cavallo tra death e doom metal, e 3 gruppi italianissimi, gli Arcane, gli Amalekim e i Dark End. Se ne avete la possibilità, mi raccomando, non mancate, perché questa sarà veramente una serata bomba. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a lasciare un commento. E noi ci rivediamo lunedì prossimo. Light the fire!